karma nel buddismo e la giustizia divina nel cristianesimo hanno qualcosa in comune? È quello che scopriremo in questo video. Armonia di Saggezza è il canale che esplora il dialogo interreligioso fra queste due tradizioni spirituali. Se vuoi conoscere connessioni e differenze fra cristianesimo e buddismo, nella prospettiva di un arricchimento spirituale, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina. Partiamo dal concetto di karma. Il termine deriva dal sanscrito e significa sia azione che lavoro. Il Buddha spiegò che con la parola karma intendeva in particolare l'intenzione. Ogni azione intenzionale è come un seme piantato nel terreno che porterà frutto, buono o cattivo, nel presente o dilazionato nel tempo, in una sequenza illimitata di esistenze. Il karma assicura che l'azione non scompare nel nulla, ma, alla fine, incontra la sua giusta retribuzione. La buona azione con la felicità, quella cattiva con la sofferenza. La nostra esperienza, però, ci mostra che, spesso, le persone virtuose sono perseguitate da gravi difficoltà e sventure, mentre malvagi e criminali vivono ricchi, beati, senza paura. Il concetto di karma risolve questa apparente ingiustizia, anche se non sappiamo né come né quando i semi piantati dalle nostre azioni intenzionali porteranno il loro frutto. Per capire meglio, citerò alcuni versi del Sutra del Karma, che la tradizione attribuisce direttamente a Gautama Buddha. Poter ricoprire una carica pubblica per il governo è una ricompensa per aver fatto costruire statue del Buddha nella tua vita precedente. Essere libero dal desiderio di cibo è il risultato dell'aver donato cibo ai poveri nella tua vita passata. Donare abiti ai monaci ti garantirà di essere ben fornito di abiti nella tua vita futura. Essere avaro e restio nell'aiutare i bisognosi porterà in futuro fame e miseria. Dunque, anche se nella nostra vita stiamo agendo bene, è chiaro che la sofferenza che possiamo provare oggi potrebbe essere la conseguenza di una cattiva azione intenzionale commessa in una vita precedente. Similmente, una vita agiata e priva di affanni potrebbe essere il risultato di azioni virtuose di vite precedenti, anche se nel presente ci comportiamo male. Attenzione però, questo non significa che le cose non possano cambiare. Poiché non sappiamo come e quando i semi piantati dalle nostre azioni porteranno frutto, le mie buone azioni di oggi potranno portare buoni frutti anche subito e trasformare il karma negativo in positivo, già in questa vita, e viceversa. Se non accadrà in questa, abbiamo comunque la certezza che i buoni frutti, o quelli cattivi se abbiamo agito male, matureranno nelle prossime vite. Il campo in cui i semi del karma vengono portati a maturazione è l'interminabile processo delle rinascite. Se ci pensate, questo concetto è molto bello e non diminuisce la nostra responsabilità personale, anzi, l'amplifica, perché le nostre azioni esercitano un'influenza di gran lunga superiore al nostro destino personale, mettendoci in connessione con tutti gli esseri senzienti, del passato, del presente e del futuro. Se desideri approfondire meglio il concetto di karma o c'è qualcosa di non chiaro o inesatto nelle parole che ho detto, scrivimelo nei commenti. Ora, vorrei citare una parabola raccontata nel Vangelo secondo Matteo, che a mio parere rappresenta bene il concetto di giustizia divina nel cristianesimo, dopodiché cercheremo di evidenziare se c'è qualche affinità con il concetto di karma. Si tratta della parabola dei lavoratori della vigna, anche conosciuta come quella dei lavoratori dell'ultima ora. Ti lascio i riferimenti del brano in descrizione. Un padrone esce di casa all'alba per assumere lavoratori per la sua vigna, accordandosi con loro per un denaro al giorno. Durante la giornata, il padrone assume ulteriori operai alle 9 del mattino, a mezzogiorno, alle 3 del pomeriggio e addirittura alle 5 del pomeriggio. Alla fine della giornata, il padrone ordina di pagare gli operai iniziando dagli ultimi assunti, quelli delle 5 del pomeriggio.
Sorprendentemente, ricevono ciascuno un denaro completo, suscitando lamentele da parte dei primi assunti, che pensavano di ricevere di più. Il padrone, tuttavia, risponde dicendo che ha mantenuto l'accordo fatto con loro e che può fare ciò che vuole con i suoi beni. Conclude dicendo che gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Non è giusto che a chi lavora un'ora soltanto venga dato il salario di un giorno intero. Ci sarebbero i presupposti per una vertenza sindacale. Che ne pensi? Verrebbe subito da dire: mi conviene lavorare solo un'ora e faticare meno, in ogni caso la ricompensa è garantita. Salta subito agli occhi una differenza fondamentale con il concetto del karma, che stabilisce una precisa legge di causa-effetto, come abbiamo visto prima. Qui la giustizia divina, rappresentata dal padrone della vigna, sembra non tener conto delle opere compiute, ma viene elargita per grazia, senza considerare il merito individuale. La chiave di questa parabola sta nel comprendere qual è esattamente questa ricompensa che Dio ci vuole dare. L'immagine del denaro offerto a tutti, indistintamente e indipendentemente dal tempo lavorato, rappresenta Dio stesso. Dio è il denaro. Dio è la ricompensa. Dio si offre a tutti perché ama tutti, nessuno escluso. Si offre non perché siamo bravi e volenterosi, ma perché siamo suoi figli e vuole stare con noi, vuole entrare in relazione con noi. A questo punto, se la vera ricompensa è stare con Dio e godere della sua compagnia, quali lavoratori hanno ricevuto di più? La risposta è ovvia: quelli che sono stati con lui nella vigna fin dalla mattina all'alba. E allora perché si lamentano? Si lamentano perché non hanno capito la bellezza di ciò che hanno già ricevuto. Si attendono un salario per la loro fatica, un premio per la loro forza di volontà, per la loro bravura. Non hanno ancora capito che l'unico salario degno dell'uomo è Dio stesso, ovvero l'amore assoluto, infinito. L'uomo è desiderio infinito. Può essere riempito solo dall'infinito. Ora fai molta attenzione a questo passaggio, perché ti sorprenderà scoprire come le due tradizioni convergono incredibilmente. Nel karma vige la legge di causa-effetto. Dunque, se compio buone azioni, causa, mi aspetto felicità e benessere, effetto, e viceversa. Se ricordate, abbiamo anche detto che il Buddha insegna che ciò che conta nell'azione è l'intenzione. Ora, se quando compio buone azioni ho come unico obiettivo quello di ottenere benessere e felicità, dunque un vantaggio personale per me, una ricompensa per il mio essere stato bravo, come si chiama questa intenzione? Non si chiama forse egoismo? Dunque, un'azione mossa dall'egoismo, anche se apparentemente può sembrare una buona azione, in realtà non lo è. Molto probabilmente quel tipo di azione pianta un seme negativo nel campo del karma, che certamente porterà i suoi frutti. Siamo convinti di alimentare un karma positivo, quando in realtà stiamo facendo l'esatto contrario. I lavoratori della vigna, che avevano cominciato all'alba, si aspettavano una ricompensa adeguata per aver sopportato il peso della giornata e il caldo, una ricompensa maggiore rispetto a quella di chi aveva lavorato un'ora soltanto. La loro motivazione era solo ed esclusivamente quella di ottenere un vantaggio personale. Il bello è che la ricompensa gli viene data, ma non è apprezzata, anzi, è disprezzata. Se la natura di Dio è quella di amare gratuitamente e di dare tutto se stesso, come potrà dare di meno a chi si è accorto del suo amore infinito solo nell'ultima ora? Similmente, come potrà dare di più a chi è stato con lui fin dall'inizio? Ha già dato tutto se stesso. Cosa si può volere di più? Se questo ci fa rabbia, forse c'è qualcosa che non va in noi e nel nostro occhio. Riporto testualmente le parole che il padrone della vigna rivolge ai lavoratori che si lamentano. Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro?
Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono. A tutti capita di pensare: guarda quelli lì come se la spassano. A me tocca faticare, a me tocca lavorare. E loro? Guarda. Sentite l'invidia che c'è sotto? Pensate che questo sentimento possa alimentare un karma positivo nella nostra vita? Quando parliamo di karma, non dobbiamo focalizzare la nostra attenzione solo sulle azioni. Dobbiamo, soprattutto, guardare al nostro cuore, a ciò che ci spinge ad agire. Paradossalmente, è meglio non fare niente se sentiamo che il desiderio che ci muove è quello di avere riconoscimenti, anche di tipo spirituale. Così come nella vita materiale abbiamo l'attaccamento alle ricchezze, nella vita spirituale c'è un attaccamento ancora più profondo alla nostra ricchezza spirituale, alla nostra onorabilità, alla nostra bravura. Dunque, come fare per seminare un karma positivo? La prima cosa da capire è che la fatica del vivere quotidiano non è male, non è da interpretare come un karma negativo. Fare il bene può essere faticoso, non c'è dubbio. Fare fatica è sinonimo che probabilmente sono sulla strada giusta. Un esempio: se pesto il piede a un altro, io non sento nessun dolore, ma avrò piantato un seme del karma negativo. Se quello a cui ho pestato il piede decide di non restituirmi il gesto, certamente farà fatica a sopportare il dolore e a non cedere alla sete di vendetta, ma nello stesso tempo pianterà un seme del karma positivo, non restituendo il male ricevuto. Se quelli assunti alle prime ore del mattino avessero compreso che lavorare nella vigna del Signore era già la manifestazione di un karma positivo, poiché erano già in una relazione di amore con i fratelli e con il principio stesso dell'esistenza, quella fatica della giornata sarebbe svanita in un attimo, sovrastata dalla bellezza del vivere nella pienezza d'amore e del contribuire al bene di tutti. E quelli che sono arrivati solo alla fine della giornata, per tutta la vita hanno oziato, o si sono divertiti, o chissà quali altre cose, e molto probabilmente hanno seminato un karma negativo nelle loro vite. Non hanno compreso la bellezza del senso della vita, ma ora sono qui, con noi. Dobbiamo essere contenti che ricevano lo stesso salario. Anzi, quelli che sono arrivati all'ultima ora, il padrone li chiama per primi, come se avesse particolarmente compassione di loro. Avete vissuto nell'ansia e nell'insensatezza le 11 ore della vostra esistenza. Ora che siete arrivati alla 12ª ora, gustate anche voi la bellezza del vivere in armonia con il tutto. Avere questi sentimenti nel cuore è di certo il modo per piantare i semi del karma positivo. Vivere di grazia. Consapevoli che tutto ciò che siamo e che abbiamo è come un qualcosa che ci viene affidato, ma che non ci appartiene. Come qualcosa che oggi c'è e domani non ci sarà più. Vivere con questa consapevolezza alimenta certamente un karma positivo. Se vivo la gratuità, come quella elargita dalla giustizia divina, che è amore gratuito dato a tutti, me compreso, contribuisco a piantare i semi del karma positivo. Se, al contrario, penso di meritare felicità e benessere, perché mi ritengo meritevole, e auguro disgrazie e sventure a quelli che ritengo non meritevoli, allora sto certamente piantando i semi del karma negativo nella mia vita, proprio come succede ai lavoratori della mattina che si autoescludono dalla relazione d'amore con Dio e coi fratelli. La conclusione della parabola è inequivocabile. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Che gli ultimi sono i primi è chiaro, perché capiscono che tutto ciò che ricevono è pura grazia. Non se l'aspettavano. Sono i primi perché, ora che finalmente hanno compreso, potranno applicare questa logica della grazia anche nelle loro vite e cominciare ad amare tutti gratuitamente, anche chi compie il male, alimentando il karma positivo. I primi, invece, quelli delle prime luci dell'alba, sono ultimi, perché vivono ancora nella logica del merito.
Attendono la ricompensa per la loro bravura, agendo egoisticamente per proprio tornaconto personale, alimentando così un karma negativo. Quando capiranno di essere ultimi e che nonostante questo sono amati gratuitamente, allora forse torneranno ad essere primi e il karma cambierà anche per loro. Se questo video ti ha dato qualche spunto di riflessione, fammelo sapere nei commenti e ricordati di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ci aiuterai a crescere per poterti offrire altri contenuti come questo. Ti invito anche a guardare questi due video che parlano della compassione, sia dal punto di vista buddista, sia dal punto di vista cristiano. Namaste e che Dio ti benedica.